10 aprile 1951. Gaspare Pisciotta, cugino e luogotenente del bandito Salvatore Giuliano, ha fatto oggi il suo ingresso in giudizio, insieme ai fuorilegge di Montelepre, accusati di aver partecipato al massacro di Portella della Ginestra, dove il 1 maggio 1947 uomini, donne e bambini caddero sotto le fucilate di uomini appostati sulle alture circostanti, mentre si celebrava la festa del lavoro. Morto Giuliano, il cui cadavere fu trovato in un cortile di Castelvetrano il 5 luglio dell'anno scorso, Pisciotta è il personaggio numero 1 del gruppo dei 31 imputati, che gremiscono le 2 gabbie della vecchia corte d'assise, ove il processo è ricominciato dopo un'interruzione di 8 mesi. Che Pisciotta si senta il capo lo si è visto dal modo spavaldo, autoritario, melodrammatico con cui è entrato nella gabbia di destra, poco prima che il presidente della corte, Gracco D'Agostino, dichiarasse aperta l'udienza. Pisciotta si era messo in abito da cerimonia per presentarsi ai giudici. Aveva la barba rasata, i capelli crespi e neri tagliati di fresco, un velo di borotalco sulle gote pallide e incavate. Gli occhi erano irrequieti, i gesti eccitati e scattanti. Portava un doppio petto blu di discreto taglio, stirato a perfezione, camicia di seta bianca, cravatta di raso grigio, scarpe di antilope marrone, calzini di seta fantasia. Appena un brigadiere dei carabinieri gli ha tolto le manette, Pisciotta ha acceso una sigaretta. Ne ha fumate una decina nei ritagli liberi dell'udienza. È balzato sulla più alta delle 3 panchette della gabbia. È tornato subito a basso, come un uomo senza pace. Ogni tanto un sorrisetto isterico gli faceva brillare nella bocca un dente, incapsulato d'oro. L'ex conducente di automobili, che dopo la cattura è stato accusato dalla madre di Giuliano di aver ucciso Turiddu nel sonno, non mostrava di trovarsi a proprio agio in mezzo agli antichi compagni di Montelepre, dove nacque il 15 settembre 1924. Da quando venne tradotto nel carcere di Santa Maria in Gradi a Viterbo, fu tenuto rigorosamente isolato. Lì, nella gabbia dell'Assise, era la prima volta, dopo parecchi anni, che si trovava a tu per tu con Giuseppe Cucinella, con Frank Mannino, con Nunzio Badalamenti, con Antonio Terranova, con quelli che, secondo l'accusa, furono i personaggi di primo piano della banda di Montelepre. Questi, dal canto loro, guardavano con una certa diffidenza quel giovanotto smilzo, alto 1,65 m, malato di tubercolosi, che era piombato in mezzo a loro come un comandante. Per vincere l'imbarazzo, Pisciotta ha cercato di attaccar discorso col meno risentito dei compagni di gabbia. Tra una boccata e l'altra della sigaretta si è voltato verso Terranova, che gli sedeva alle spalle. «State tranquilli», ha detto con aria perentoria. «Adesso qui penso a tutto io. Vedrete se non esco da questa gabbia». Prima di sedersi, per timore che la rozza panca della gabbia sciupasse il suo abito blu, ha chiesto qualcosa da mettere sotto. Cucinella, con un sorriso sardonico, gli ha steso un pezzo di carta da fornaio. Pisciotta ha avuto una smorfia. Tratto di tasca un fazzoletto di lino azzurro, l'ha disteso con meticolosità sul legno. Poi, badando a non sgualcire la piega dei pantaloni, si è messo a sedere. Qualcuno gli ha chiesto se era quello il vestito con il quale fu catturato nella sua casa di Montelepre il 9 dicembre 50. Proprio quello, ha risposto l'ex luogotenente di Giuliano. Poi si è messo a parlare fittamente col fotografo, che lo ritrasse a fianco di Turiddu quando entrambi i banditi erano liberi fra le montagne, e Giuliano concesse ad un settimanale una famosa intervista. Quello che gli aveva chiesto del vestito è tornato alla carica. Ha domandato a Pisciotta come mai poté restare così agghindato e composto per 2 giorni chiuso nella botola in cui, secondo quanto raccontato, venne sorpreso dalla polizia. Pisciotta si è stretto nelle spalle. Ha fatto un sorrisetto scoprendo il dente d'oro. Ha risposto seccamente: «Vedrete che spiegherò anche questo ai giudici. Sarà spiegato tutto, senza far peccato contro i 10 comandamenti». Pago della frase enigmatica, ha acceso un'altra sigaretta, porgendo il pacchetto verde a Terranova e Cucinella. Proprio in questo momento è entrato il presidente D'Agostino. Le sigarette si sono spente, la seduta è cominciata. Si è fatto l'appello degli imputati.
Sono risultati 31. Mentre si svolgevano codeste operazioni preliminari e sfilavano davanti al presidente le 27 parti offese, gente ferita nella sparatoria di Portella o congiunti degli uccisi, Pisciotta guardava con i suoi occhi color scarabeo verso il fondo dell'antica chiesa trasformata in un'aula di giustizia. Aspettava di veder comparire da un momento all'altro Maria Lombardo, madre di Giuliano e sorella di sua madre. Fu costei a denunciare ai magistrati di Palermo il Giuda che aveva ucciso a tradimento Turiddu. Quando la donna venne messa a confronto col nipote, sostenne con energia le sue accuse. Invano Pisciotta tentò di scagionarsi, arrivando ad affermare che non aveva mai conosciuto suo cugino, il re di Montelepre. Ecco perché Pisciotta sembrava aspettare oggi, con una certa smania, l'ingresso nell'aula di Maria Lombardo. È arrivata invece sua madre, Rosalia Lombardo, con i capelli grigi e radi, con gli occhi celesti, il viso cotto dal sole. La donna si è messa in un angolo, stringendosi addosso uno scialle verde. 16 aprile 1951. Sono stato io ad uccidere Salvatore Giuliano il 5 luglio 1950 in una casa di Castelvetrano. Questa confessione, che era attesa da 9 mesi, è stata fatta da Gaspare Pisciotta, cugino in primo grado del re di Montelepre. La confessione dell'ex luogotenente di Giuliano è stata preceduta da una serrata schermaglia tra gli avvocati. Dapprima il difensore Crisafulli ha dichiarato che Pisciotta voleva parlare. La parte civile ha acconsentito alla richiesta. Il procuratore generale si è invece opposto. Presidente, interrogherò Pisciotta quando lo riterrò opportuno. Allora, disse Crisafulli, per mandato del mio cliente esibisco questo documento, di cui ho copia fotografica. E il presidente ha letto alla corte questa dichiarazione. Dall'aula della Corte di Assise 11 aprile 51. Caro avvocato Anselmo Crisafulli, notando in voi un uomo coscienzioso e soprattutto onesto, riponendo in voi tutta la massima fiducia, mi voglia permettere, essendo scoccata l'ora, di metterla a conoscenza di quanto segue. Avendo io personalmente concordato con il ministro dell'Interno Mario Scelba, Giuliano è stato ucciso da me. Per tale uccisione mi riservo di parlare nell'aula di Viterbo. Ora prego voi di dare atto del seguente esposto al primo procuratore generale presso la sezione d'accusa di Roma. Vostro devoto Gaspare Pisciotta. La dichiarazione è contenuta in 15 righe rozzamente vergate, con calligrafia primitiva su carta rigata, come quella dei quaderni scolastici. La confessione di Pisciotta, che ha confermato l'accusa formulata da Maria Lombardo, madre di Giuliano, è scoppiata nell'aula come una bomba, quantunque fosse preveduto il colpo di scena. L'ex luogotenente di Turiddu, nella sua gabbia, ha sostenuto con freddezza ed impassibilità lo sguardo di tutti i presenti. Si è aggiustato addosso la giacca di velluto blu e ha scambiato qualche parola coi compagni di gabbia. Costoro, che la mattina del 5 luglio 50 si mostrarono tanto turbati e commossi alla notizia della morte di Giuliano, oggi sono rimasti impassibili, come se la faccenda non le riguardasse e l'uccisore del re di Montelepre non stesse in mezzo a loro. Il dibattimento è continuato in un'atmosfera piuttosto tesa. Il presidente ha restituito al difensore di Pisciotta il biglietto dicendo: questo documento non riguarda l'attuale giudizio, ma l'istruttoria che il procuratore della Repubblica di Palermo va svolgendo sulla morte di Giuliano. Dopo questa decisione, un'aria di scontentezza e di impazienza, a stento trattenuta, si è dipinta sul volto dell'imputato. 18 aprile 1951. Un accentuato nervosismo hanno mostrato stamane i 13 imputati maggiori della gabbia di destra al processo per la strage di Portella. Più agitato di tutti è apparso Gaspare Pisciotta, il quale ha cominciato a comprendere quale ruolo gravissimo si è addossato, proclamandosi l'uccisore del re di Montelepre. L'insofferenza di Pisciotta, che saltava da una panca all'altra della gabbia, parlava coi compagni, borbottava con Antonio Terranova, ha costretto il presidente della Corte d'Assise a richiamarlo vivacemente. A 10 giorni di distanza dal suo esordio in Corte d'Assise, le azioni di Gaspare Pisciotta sono in forte ribasso. Le condizioni fisiche del fuorilegge apparivano stamane alquanto depresse e dal volto olivastro del siciliano era scomparsa quell'aria spavalda
e irrequieta che abitualmente lo caratterizzava. Da un tubetto di medicinali che aveva fra le mani, Pisciotta estraeva continuamente compresse che con mossa rapida ingoiava. 20 aprile 1961. Costretto a tenere la bocca cucita fino a quando non verrà il momento della deposizione, Gaspare Pisciotta, imputato numero 1 del processo per la strage di Portella, si ostina a far filtrare dalla gabbia le sue verità. Lo fa con discrezione, con prudenza, con furberia. Ogni giorno una goccia, ogni udienza un particolare della vicenda, culminata con l'uccisione di Salvatore Giuliano. A quel tempo l'altro Monteleprino, di cui Turiddu si fidava ciecamente, era già nelle mani del colonnello Ugo Luca. Si tratta di Nunzio Badalamenti, che all'ultimo gradino sulla panca della gabbia segue il dibattimento indossando una giacca di velluto alla cacciatora. Badalamenti era con Pisciotta uno dei due privilegiati cui Turiddu permetteva di portare alla cintura del pantalone una vistosa fibbia d'oro con una G, fatta incidere da un orafo svizzero. Pisciotta e Badalamenti erano sullo stesso piano nella torbida gerarchia del fuorilegge. Il primo, tuttavia, godeva da parte di Turiddu una più larga fiducia. Era figlio della sorella della madre. I legami di sangue sono molto importanti fra i siciliani. Pisciotta invece s'adopera oggi per far conoscere in ogni modo in particolare dell'impresa che compie a Castelvetrano, proprio contro il suo sangue. Oggi, per esempio, a mezzo di accenni, di frasi lasciate in sospeso, di gesti vaghi, ha cercato di rendere note le circostanze in cui la soppressione di suo cugino fu concertata. Molti ritengono, ha confidato a qualcuno, con circospezione, che il piano per sopprimere Turiddu sia stato studiato fra le montagne di Montelepre, in fondo a caverne, in una capanna di pastori, in una torraccia abbandonata. Costoro resterebbero di stucco se sapessero che la sentenza di morte di mio cugino fu pronunciata in tutt'altro ambiente, nella cabina di un vagone letto, in viaggio fra Palermo e Roma, fra quelle pareti di legno lucido, mentre le ruote del treno risalivano l'Italia, fu concertata la faccenda di Castelvetrano, per la quale mi misi all'opera subito dopo. Lasciata cadere la stilla quotidiana delle sue verità, Pisciotta, più tranquillo degli altri giorni, si è seduto al solito posto per ascoltare la deposizione degli imputati minori. 21 aprile 1951. Questa è la prima particolareggiata versione della morte di Salvatore Giuliano, così come il bandito Gaspare Pisciotta, che dichiara di averlo ucciso la notte del 5 luglio 50, s'accinge a raccontarla in una specie di memoriale. L'imputato numero 1 del processo prevede che il presidente dell'assise non lo farà parlare sulla fine del re di Montelepre. Essa, dal punto di vista procedurale, non riguarda il giudizio in corso. Pisciotta ha progettato perciò di affidare alla carta scritta il racconto del proprio tradimento, come fece per la dichiarazione in cui si autoaccusò per la prima volta. Turiddu e Pisciotta, secondo quest'ultimo, furono sempre un po' rivali, si sentivano entrambi capi, volevano che gli uomini della banda ubbidissero loro ciecamente. Pisciotta si riteneva più geniale del cugino, insomma c'era fra i due monteleprini uno stato di permanente gelosia. Il vero contrasto drammatico ebbe tuttavia inizio nel giugno dello scorso anno, quando cominciò qui a Viterbo il primo processo per la strage di Portella. Fu una lotta serrata, drammatica, in cui tutti gli antichi rancori e le rivalità fra i due banditi raggiunsero un'asprezza inaudita. Parecchio tempo prima che il processo s'aprisse, Pisciotta disse, sempre secondo la sua versione, disse più volte a Giuliano: bisogna fare qualcosa per i compagni che stanno a Viterbo. È necessario salvarli dai rigori della legge. Turiddu, a codeste proposte del luogotenente, che nel proferirle assumeva toni da capo, lasciava comprendere che era giunto il momento di pensare un po' a se stessi. La rete, tesa dal colonnello Luca, capo del corpo per la repressione del banditismo siciliano, si stringeva sempre più. Il re di Montelepre, tuttavia, si indusse a scrivere il memoriale che fu presentato alle assise di Viterbo durante la prima udienza. Disse che per l'impresa di Portella non c'erano stati mandanti, addossò ogni responsabilità sulle proprie spalle. Proclamò innocenti i compagni. Pisciotta non restò soddisfatto. Pensò sempre più che due capi erano troppi, che uno dei due,
lui o Giuliano doveva sparire dalla scena. Prese i primi contatti con Luca, gli fu dato un appuntamento in una certa località, con l'ordine di presentarsi disarmato. Quando si trattò di progettare la repressione del re di Montelepre, Pisciotta volle garanzie. Il gatto mangia il topo, disse un giorno a Luca, e il carabiniere mangia il bandito. Io sono un fuorilegge, non posso fidarmi di quello che mi prometti tu. Pisciotta, che dà del tuo a chiunque avvicina, rivelando una rozzezza che l'intelligenza non riesce a imbrigliare, fu invitato a Roma. Presi il vapore che parte da Palermo alle 6 di sera. Arrivai la mattina dopo a Napoli. Salì sul primo rapido e giunsi a Roma. Per non farmi riconoscere, dopo le fotografie pubblicate sui giornali in cui mi si vedeva insieme a Giuliano, m'ero tagliato i baffi e rasato le basette. Alla stazione di Roma Pisciotta era atteso da un'automobile. Ebbe i suoi contatti, fece un giro turistico per la città, pranzò in un buon ristorante di Trastevere. Ricevette una specie di salvacondotto che gli assicurava il libero passaggio fra i carabinieri che battevano ogni zona della Sicilia. Tornò a Palermo con gli stessi mezzi usati all'andata. La sera del 4 luglio, ormai deciso a farla finita con Giuliano, partì in automobile alla volta di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Guidò egli stesso la macchina. A fianco gli stava un solo carabiniere.